Ci sono banche a rischio e non ci sono solo in Italia. Fino a pochi mesi fa ci dicevano che le banche italiane sono quelle che hanno subito meno contraccolpi dalla crisi, ma oggi, soprattutto per la forte esposizione in titoli di Stato e con il crollo del valore di questi titoli, molte banche sono piene di BOT, CCT e BTP e quindi hanno bisogno di un aumento di capitale, di ricostituire il patrimonio. Quali sono le banche più indebitate nel nostro Paese? Le banche meno patrimonializzate sono quelle che, secondo ad esempio l'autorità europea sulle banche, la EBA, che ha fatto delle valutazioni, gli stress test contestati dall'Associazione Bancaria Italiana, ha però indicato al primo posto l'Unicredit, che ha già fatto tra il 2009 e il 2010 un aumento di capitale da 7 miliardi, ma quei soldi ormai è come se fossero finiti e occorrono ancora 7 miliardi e più di aumento di capitale che dovranno essere messi dai soci tra qualche mese. Abbiamo anche il Monte dei Paschi di Siena in forte difficoltà, anche il Monte dei Paschi ha già fatto un aumento di capitale prima dell'estate, ma adesso avrebbe bisogno ancora di una nuova iniezione finanziaria. Banca UBI, che è di Bergamo, Banca Popolare di Milano, forse quella che ha meno problemi patrimoniali in questo momento è Intesa Sanpaolo, che però in giugno ha avuto dai suoi soci 5 miliardi di aumento di capitale. Anche Intesa però è molto esposta in titoli di Stato italiani, più di 60 miliardi di euro, e quindi se la crisi dell'euro continuerà ad aggravarsi, anche Banca Intesa dovrebbe fare i conti con questa situazione. Quali interessi saranno tutelati dal governo Monti? Quelli delle banche, delle imprese o dei cittadini? Il governo Monti ancora non ha comunicato quali sono i provvedimenti che intende prendere per rafforzare un po' il bilancio dello Stato, quindi una valutazione si può dare solo cercando di leggere quali sono le carriere o le prospettive dei ministri che lo compongono. Non è certo rassicurante vedere che nel governo sono entrati diversi rappresentanti del mondo del potere finanziario, potremmo dire anche delle lobby finanziarie, come sono ad esempio Corrado Passera, che era l'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo. Non basta togliere la casacca e mettere quella di ministro per dire che non ci sono più conflitti di interesse, quando alla guida della banca invece ci sono stati, e poi si è preso anche come vice ministro un altro rappresentante di Intesa Sanpaolo, Mario Ciaccia. Un altro esponente del mondo finanziario che è nel governo è il ministro del turismo e degli affari regionali, Piero Gnudi, che era nel consiglio di amministrazione dell'Unicredit, è stato presidente dell'Enel ed ha ancora molti incarichi in società importanti. Quali interessi saranno maggiormente tutelati? Ma non sento parlare molto di lotta all'evasione fiscale, cioè di lotta in maniera convincente. Vedremo se questo governo saprà affrontarla, perché credo che questa sia l'emergenza principale italiana. Non è risolvibile in poco tempo, ma se non si comincia non verrà mai risolta. Unicredit ce la farà? Quale sarà la sua fine? Unicredit, che è insieme a Intesa una delle due maggiori banche italiane e quella con la maggiore espansione internazionale, ha un problema di ripatrimonializzazione, ha bisogno di un nuovo aumento di capitale, più di 7 miliardi di euro, e non sappiamo se i soci, soprattutto i piccoli azionisti che già negli ultimi anni hanno partecipato a ricostituire il capitale ma hanno visto crollare il valore delle quotazioni della banca, che in poco più di un anno è scesa da 2,80 euro per azione abbondantemente sotto un euro. Se le fondazioni bancarie, che poi sono influenzate dalla politica delle grandi città del nord come Torino, Verona, Padova, Bologna, ricostituiranno il capitale di Unicredit, loro hanno meno del 30%, allora la banca potrà andare avanti, ma sarà decisivo il comportamento dei piccoli azionisti che oggi con la crisi sono spaventati e quindi c'è un grosso punto interrogativo.